Ragazzi, benvenuti a questa nuova recensione, bentornati sul mio canale. Questa settimana vi parlo di un film horror che ho appena finito di vedere. Alle mie spalle potete ancora vedere i sottotitoli che stanno scorrendo. Share or Die, condividi o muori. Una cagata, un film bellissimo che dovete assolutamente vedere perché narra di un gruppo di ragazzi, teenager, schiavi della tecnologia, dei social media, quindi ossessionati dall'apparire, dal fare continuamente selfie, dal postare storie, dall'apparire piuttosto che dall'essere naturalmente, i quali cominciano a passarsi tra di loro questo post con un messaggio di testo, un'immagine semplicemente che dice share or die, cioè hai due alternative: o racconti qualcosa di te che nessuno sa e che deve essere assolutamente sincera, oppure semplicemente condividi questo messaggio, così non muori tu ma muore la persona a cui lo hai passato, a meno che l'altra naturalmente non faccia la stessa cosa. Scatta un timer, un conto alla rovescia di 1 minuto, e qui comincia la storia, perché alcuni non credono naturalmente nella veridicità di quello che accade e fanno una bruttissima fine. Allerta spoiler, mi raccomando, vi dico un paio di morti, poi non venite a prendervela con me che mi dite mi ha detto come è morto questo, mi ha detto come è morto quell'altro. Questo capolavoro merita di essere visto, mi raccomando. La prima ragazza muore. Come muoiono? Non si capisce bene in realtà cosa ci sia dietro, anche se il regista fa un tentativo di spiegare in realtà cosa ci sia dietro questo messaggio. Compare un hacker con voce e volto camuffato, il quale cerca di spiegare che secondo lui, in realtà forse secondo quella che è la setta a cui appartiene, non si sa bene, internet è stata una cattiva scelta per l'umanità, che una volta che è stato diffuso ha praticamente azzerato i rapporti sociali, che viviamo in una società dell'apparire e non dell'essere, e tutte quelle menate tipiche dei boomer che parlano oggi e che sono contro la tecnologia. Lui è un ragazzo, evidentemente parla come un anziano, non si capisce perché. Quindi cosa bisogna fare? Azzerare tutto, abbattere tutto, togliere di mezzo internet. In che modo? Con questo messaggio non si sa in che modo sia nato, non si sa se sia qualcosa di paranormale, se ci sia dietro un'organizzazione, non si capisce bene, anche a costo di ammazzare persone, ammazzare dei ragazzi, perché come si dice non si può fare una frittata senza rompere qualche uova, quindi ammazziamo pure dei teenager pur di togliere internet di mezzo. Questo è il messaggio di fondo del film. La prima ragazza non crede in quello che c'è scritto nel messaggio, lo ignora e le comincia a uscire del sangue dal naso e dalla bocca. Quindi forse siamo di fronte ad un remake di un vecchio film horror in cui dei suoni subliminali, dei suoni di una certa frequenza fanno scoppiare il cervello, le vene eccetera eccetera. No, perché la ragazza scende giù, chiede aiuto alla mamma, la mamma impazzita evidentemente fuori di sé la accoltella. Vabbè. Un altro muore semplicemente perché ignora una mamma. La morte più bella del film è quella di una madre di due bambini piccoli, avranno 10 anni. Il messaggio arriva alla sorellina piccola, che subito lo gira al fratellino, il fratellino lo gira alla madre. Perché l'ha girata la mamma? Così, perché non sapeva che cosa fare. La mamma naturalmente entra in camera loro: perché mi avete mandato questa cosa? Mamma, perché eravamo annoiati, non sapevamo che fare. La mamma naturalmente lo ignora. Scade il minuto, comincia con un bisturi a tagliarsi la bocca e i denti. Prima se ne estrae uno, poi si taglia tutta la bocca con un bisturi, e poi la cosa più bella che cosa fa? Esce fuori di casa, va dove i bambini stavano tranquillamente giocando e con il bisturi si taglia la gola, a dire: vedete, mi avete uccisa voi siete stati a farmi morire. Cioè voleva morire nella maniera più plateale possibile davanti ai bambini, e questa è sicuramente la scena più bella del film, ve lo assicuro. Le scampate morti sono strane perché un ragazzo all'ultimo momento lo condivide e rischia di morire perché un martello che pende da un'impalcatura gli sta per cadere in testa, quindi pura paranormalità, non c'è nessuno dietro, così come non c'è nessuno dietro a queste due ragazze in bikini che si fanno dei selfie, che ricevono questo messaggio, decidono all'ultimo secondo di condividerlo. Una macchina sta per speronare a tutta velocità quella in cui si trovano loro. Nel momento in cui lo condivide, la loro macchina miracolosamente fa uno scatto all'indietro, questa macchina velocissima passa davanti e non collide. Quindi anche qui siamo nell'ambito della parapsicologia, della stregoneria. Non c'è un'organizzazione alle spalle, quindi non si capisce se ci sia qualcuno
come accade in un'altra morte, quella di due persone, di una coppia omosessuale che va a fare una gita in un bosco. Uno dei due riceve il messaggio, non lo condivide e una persona incappucciata con una maschera lo ammazza con un'ascia. Lì c'è una persona dietro, quindi può darsi che sia un'organizzazione, quindi non si riesce a capire se sia qualcosa di paranormale o se ci sia qualcuno dietro che sta strumentalizzando tutto. Fatto sta, il film è una menata incredibile, però ha degli spunti di originalità. Naturalmente la questione meriterebbe di essere approfondita. I pregi sono che dura 1 ora e 16 minuti, quindi è praticamente un videoclip velocissimo. Non solo, ma aspettatevi addirittura nelle scene finali quasi 5 minuti di bloopers, cioè di scene tagliate, di scherzi fatti sul set, di scene non riuscite comiche. Addirittura hanno dato pure il tempo di fare questa cosa. Poi c'è una storia interessante che si inserisce, diciamo così, in questo meccanismo di teenager falliti fini a se stessi, che non hanno nessun tipo, diciamo così, di interesse nella vita, sono quello di farsi selfie, eccetera eccetera. C'è la storia di un padre padrone che maltratta la moglie, costringendola a fare i lavori domestici, a cucinare per lui, senza che ci sia nessun rapporto, diciamo così, d'amore fra i due, e maltratta anche la figlia, che di fatto vive da separati in casa con la madre e con questo padre. Sta fuori più che può, naturalmente, perché non c'è nessun rapporto amorevole con i genitori, c'è una tensione brutta in casa. Quindi una cosa crede? Che la figlia riceve il messaggio, che lo passi volutamente al padre, che si faccia fuori così da liberare se stessa e la madre, e invece no, questo padre risulterà nel corso del film essere un eroe buono. Non vi voglio svelare questa questione, vi lascio un minimo di suspense, vi dico soltanto che questa storia, diciamo così, da adulti si inserisce in questo canovaccio da teenagers in una maniera abbastanza sorprendente. Alla fine quest'uomo avrà il suo perché nel film, la storia che verrà raccontata alle spalle sarà una storia pressoché interessante, diciamo così, da valutare positivamente. Per il resto, attori assolutamente quasi presi dalla strada, potrei dire, ragazzi delle prime armi che non avete mai sentito nominare e probabilmente non vedremo mai più sul piccolo schermo, registi che hanno alle spalle un po' di film horror, niente di eclatante naturalmente, siamo di fronte ad una cosa assolutamente quasi autoprodotta in buona sostanza, però vi ripeto, il film ha un suo perché, non avevo aspettato un capolavoro, naturalmente parliamo di una fesseria assoluta, però se volete passare un'ora e qualcosina per distrarvi in questo periodo di ripresa delle attività sia scolastiche che lavorative, guardatevi questo film, perché ci sono degli spunti interessanti, non una colonna sonora cattiva, ci sono anche degli effetti sonori interessanti, come questo violino scordato che suona ogni tanto e che ricorda un po' i vecchi film horror, quelli veramente importanti, quelli di un certo livello. È un richiamo ben chiaro, diciamo una colonna sonora, effetti sonori apprezzabile, non del tutto censurabile. Io diciamo così, il voto è un 4,5-5 su 10, assolutamente insufficiente, però voglio dire, è su 7-8 film che ho visto questa settimana, è il migliore che ho visto, vi dico tutto, sto guardando delle schifezze assolute, non so veramente a volte che cosa raccontarvi. Non vedo l'ora che arrivi il 16 perché esce Dune, lo andrò a vedere per voi e ve lo racconterò. Spero di riuscire ad andare a vedere al cinema qui, se non ci sono restrizioni particolari, perché io mi trovo in una situazione paradossale per quanto riguarda il Green Pass. So che non vi interesserà, però io purtroppo non mi posso vaccinare perché ho avuto il Covid, però non sono ufficialmente malato di Covid, quindi non posso avere il Green Pass perché ho avuto il Covid, non posso vaccinarmi perché ho avuto il Covid e devo aspettare, e quindi non posso fare né quello né quello, e vivo così in uno stato di limbo aspettando che passino i 6 mesi per potermi finalmente vaccinare. Quindi non avendo Green Pass non posso andare da nessuna parte praticamente, se non facendomi il tampone, e non posso farmi un tampone per andare a vedere un film perché mi costerebbe 1 miliardo di euro, quindi devo purtroppo di cose ovviare in maniera alternativa. Dune è uno di quei film che sto aspettando, che spero di andare a vedere al cinema, quindi spero di potervelo raccontare settimana prossima nel prossimo video, altrimenti dovrò gioco forza organizzarmi in maniera differente. Purtroppo la realtà dei fatti è questa. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo film, alla prossima recensione, sperando che vi sia anche, oltre l'horror, qualche sci-fi, qualche film di fantascienza interessante. Aspettiamo, vi ripeto, Dune.
Per il resto volevo fare un video di reazione di Matrix, probabilmente lo editerò e ve lo farò vedere, sono rimasto delusissimo dal trailer, almeno speriamo nel film. Vi saluto, attivate la campanella, mi raccomando iscrivetevi, a voi non costa niente, a me dà una grandissima mano, condividete i miei video, ci vediamo alla prossima, mi raccomando non perdete questo film, mi raccomando, altrimenti me lo rimpiangete tutta la vita.